Ciao a tutti e bentornati in cucina. Oggi vi mostro come realizzare con le proporzioni corrette il latte di mandorle. Latte di mandorle o bevanda vegetale? A questa domanda e ad altre cercherò di dare una risposta in questo video, quindi rimanete incollati fino alla fine, lasciate un like se vi piace il video e iscrivetevi al canale. Vediamo subito gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questa bevanda dall'Elisir di lunga vita. Allora, abbiamo bisogno senz'altro delle mandorle. Qua io ho quelle secche con la buccia, mi raccomando. Potete utilizzare, anzi in alcuni casi è preferibile utilizzare le mandorle fresche. Quelle lì ovviamente non avranno bisogno di ammollo, invece noi utilizzando le mandorle secche avremo bisogno poi di una proporzione di acqua. Che tipo di proporzione? Allora, su ogni 100 grammi di mandorle si utilizza 400 ml di acqua potabile, quindi abbiamo una proporzione di 1 a 4. Questa è secondo me la proporzione corretta per ottenere una bevanda sufficientemente densa. Quindi per ottenere un litro di bevanda ci occorrono 250 grammi di mandorle e un litro di acqua naturale. Gli ingredienti li abbiamo visti, non perdiamo tempo, andiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! La prima cosa che dobbiamo fare è mettere in ammollo le mandorle secche, quindi non prendete le mandorle tostate perché quelle poi doneranno un effetto amarognolo alla bevanda che non vogliamo ottenere. Andiamo ad inserire all'interno l'acqua, ecco qui. Potete metterla così in frigo direttamente con l'acqua potabile, oppure se avete lo strumento come ce l'ho io della macchina ozonata, quindi l'ozonatrice, vado ad ozonare l'acqua perché questa operazione dal mio punto di vista aiuta a pulire meglio le mandorle, quindi dalle varie sostanze che potrebbero essere contenute all'interno. Non avete la macchina per ozonare, potete benissimo omettere anche questo passaggio. Ora andremo a mettere le mandorle così nel frigorifero in ammollo per un tempo che va dalle 12 alle 24 ore. Per quanto tempo le terrò io in ammollo? Allora, io ho visto dopo vari esperimenti che il tempo corretto è 24 ore. 24 ore perché ho visto che la mandorla così rimane molto più morbida e quindi nel momento in cui vado a estrarla, innanzitutto mi dà un succo più cremoso, quindi un po' più denso, e poi rilascia molto più facilmente tutti la sua H di vegetazione, quindi tutti i suoi valori nutritivi. Quindi dal mio punto di vista il tempo corretto sono 24 ore. Dopo 24 ore questo è quello che ci appare, ecco, dopo l'ammollo. Vediamo come la mandorla risulta completamente morbida, guardate, è anche abbastanza facile aprirla, tirare via la pellicina, e chiaramente è molto più morbida rispetto a prima. Ora, quest'acqua qua, siccome ha tirato fuori un po' tutto, diciamo che io non la utilizzo per fare la bevanda, la ricambio, quindi metterò in proporzione ancora un litro di acqua fresca pulita. Però quest'acqua qua voi non buttatela via perché questa qua è ricca di oligoelementi, quindi la potete utilizzare ad esempio per innaffiare le piante, è una cosa eccezionale, aiuta tantissimo, contiene molti elementi che aiutano anche la crescita delle piante. Reinserisco un litro di acqua all'interno delle mandorle. Per realizzarla ho bisogno di un estrattore. Si può fare anche con un trituratore normale, un robot da cucina, sì, si possono andare a triturare le mandorle e poi insieme all'acqua vanno filtrate dentro un sacchetto e il succo che otteniamo è il latte di mandorla o la bevanda vegetale. Chiaro è che con l'estrattore noi otteniamo il massimo beneficio da questa operazione, quindi dal mio punto di vista, se avete l'estrattore non sostituitelo con il trituratore e usate il trituratore solo se non avete alternative. Come si procede in questa operazione? Allora, ovviamente la proporzione deve essere mantenuta, quindi noi andremo a inserire all'interno le mandorle con l'acqua, mi raccomando sempre mandorle e acqua, e in proporzione otterremo poi la bevanda. Quindi accendiamo l'estrattore e un po' alla volta iniziamo ad inserire le mandorle e l'acqua all'interno. Vedete come si sta già formando il latte? Continuiamo. Da questa parte invece, come potete vedere,
sta venendo giù tutta la mandorla, ovviamente lo scarto della mandorla. Attenzione a chiamarlo scarto, perché con questi qua ci si possono fare dei biscotti eccezionali, quindi pensateci a non buttarli via, aggiungete un po' di cacao e vengono fuori dei biscotti eccezionali. Molto bene, tutto il liquido è stato assorbito, spegniamo l'estrattore e vediamo cosa abbiamo ottenuto. Allora, in primis recuperiamo la bevanda, eccola qua. Questo qua è un contenitore di 1 litro, quindi abbiamo ottenuto esattamente 1 litro di bevanda. Dopodiché abbiamo ottenuto quest'altro composto qui. Questo, adesso spostiamo la bevanda sotto prima di, se no finiamo per rimescolarlo di nuovo. Guardate, questi qua, tutto secco, questo qua non ha... sono tutti gli scarti della mandorla. Questi qua sono deliziosi. Come vi dicevo prima, questi qua ci potete fare veramente, è come se fosse una farina di mandorla, potete aggiungerlo nella farina normale per fare i dolci o addirittura compattarli con altri elementi, altri ingredienti. Potete usare, ripeto, uno dei più famosi è il cacao, e fate delle semplici polpettine, delle palline di palle di mandorle con il cacao, che poi andiamo a mettere in frigo e saranno dei dolcetti d'accompagnamento spettacolari. Ora vado a filtrare la bevanda, in modo che se ci dovessero essere qualche residui li tiriamo via. Ecco qua. E quello che abbiamo ottenuto è esattamente il latte di mandorla. Guardate, la proporzione è quella corretta. Anche questo qua, poi volendo si può aggiungere dello zucchero aggiuntivo, del miele, ma certo, qui potete utilizzare quello che volete. Io personalmente non aggiungo altri dolcificanti, ma voi potete usare, va benissimo il miele, la stevia, potete usare lo zucchero bianco, quello che preferite, quello che più vi piace e più vi fa star bene, per quello non è un problema. Io non lo faccio perché ovviamente è una bevanda molto calorica, quindi l'aggiunta di zucchero insomma va poi a renderla ancora più calorica, e non è quello che voglio ottenere io, ma nulla vi vieta di poterlo fare. Al mio gusto così, senza zucchero, è ideale, perfetta, ma c'è chi piace più zuccherata e lo può tranquillamente fare. Tenete presente che così noi abbiamo pochissimi zuccheri rispetto a una bevanda preconfezionata che può arrivare fino a 83-84 grammi di saccarosio all'interno, quindi potete ben capire che la differenza è tanta. Ma poi vediamo nel dettaglio anche i valori nutritivi della bevanda. È interessante notare come su 100 grammi di latte di mandorle abbiamo 96,5 grammi di acqua. Interessante poi il saccarosio, come vediamo 0,81 rispetto agli 83 grammi che vi dicevo per le bevande acquistate. Alto il calcio, abbiamo anche molto bene il potassio e tutto il gruppo della vitamina D, la D2, la D3. Come potete vedere, una bevanda veramente completa. Non ci resta adesso che andare a imbottigliarla e metterla in frigo. Vediamo subito come è venuto questo latte di mandorla. Intanto ve lo metto qua, guardate come risulta. È il classico latte di mandorle. Mi metto qui a favore di camera e andiamo a provarlo. Allora, la prima cosa da dire è che è completamente diversa rispetto alle bevande comprate nei supermercati, perché ovviamente non ci sono coloranti, non ci sono zuccheri aggiunti, non c'è nulla se non acqua e mandorle. Questa bevanda così la potete conservare in bottiglia, una bottiglia di vetro come ho fatto io, nel frigo anche per 4 giorni. Se poi avete anche lo strumentino per fare sottovuoto, questi giorni aumentano, arriviamo anche a una decina di giorni, anche forse 15, però 10 sicuro. Ma se possiamo chiamarlo latte di mandorla o dobbiamo obbligatoriamente chiamarlo latte vegetale o comunque bevanda vegetale? Allora, è una questione puramente politica, se vogliamo, legale. Perché? Perché a livello tecnico la comunità europea ha definito, diciamo, un limite a ciò che può essere definito latte, cioè vuole non chiamare latte tutto ciò che non ha un'origine animale. Vero anche che alcuni alimenti fanno eccezione, come il latte di mandorla, appunto in questo caso, piuttosto che il latte di cocco. Quindi è giusto definirlo latte a livello legale, sì. Ancora per poco, probabilmente ancora per poco, però è corretto chiamarlo latte. Chiaro è che
il vero significato di questa parola è bevanda vegetale, perché di caseina, la proteina della caseina che poi determina ovviamente quello che noi conosciamo come latte di origine animale, non è presente. Ma questo non è uno svantaggio, anzi è un gran vantaggio, perché ovviamente a tutte le persone intolleranti del lattosio piuttosto che i danni derivati dalla caseina, questo non c'è, quindi ne possiamo consumare molto di più. Questa bevanda sta sostituendo in maniera esponenziale quella del latte vaccino, comunque del latte di origine animale. Dunque una bevanda dalle molteplici proprietà e che è giusto e sarebbe più opportuno consumarla rispetto a quelle derivate dagli animali. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e vi sia venuta voglia di replicarlo, di provarlo, perché è veramente una cosa che si può fare tranquillamente a casa. Se così fosse, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video e condividete con le vostre persone care. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Crapa Pelata. Ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, sarà anche una bevanda dalle molteplici proprietà, ma l'effetto lassativo io non lo metterei tra i pro.